Buongiorno a tutti, oggi con questo video entriamo nel mondo dell'aria compressa, ovvero delle armi a modesta capacità offensiva. Vengono definite così tutte le armi che hanno una potenza alla volata inferiore ai 7,5 Joule. Queste sono acquistabili senza porto d'armi, da maggiorenni e direttamente presso le armerie. Andiamo a vedere questa prima pistola ad aria compressa. È una Beretta 92 FS, replica dell'arma in dotazione alle forze italiane e anche ad alcuni corpi esteri. È realizzata dalla Umarex sotto licenza della Beretta. Infatti possiamo vedere che sul corpo e sul calcio della pistola ci sono incisi tutti i loghi come l'originale riferiti alla casa di Pietro Beretta. Questa è una pistola in calibro 4,5, dotata di un caricatore da 8 colpi per i pallini, o più comunemente chiamati diavolo. È una coroncina in penso Zama, ed è alimentata da bombolette a CO2 da 12 grammi, come questa. Questa è forata perché l'ho già utilizzata, quindi è scarica. Perfetto. Per andare a caricare la bomboletta c'è questo apposito tasto pulsante sulla sinistra del calcio che permette l'apertura della guanciola di destra. Da qui si apre il vano per caricare la bomboletta. La posizione mi rimane un po' scomoda, però ok. Si gira la rondella, si mette in pressione, si chiude, rimettiamo la guanciola e quindi la pistola adesso è in pressione. Per caricare la coroncina portacolpi bisogna aprire il carrello utilizzando la leva sulla sinistra. Il carrello scorre in avanti e apre la pistola, permettendo di caricare la coroncina. Questa viene messa con la dentatura verso il calcio e si richiude. In questo modo la pistola è pronta per essere utilizzata. La Beretta 92 FS funziona sia in doppia azione che in singolazione. Doppia azione significa che tiro direttamente il grilletto, il cane si carica e poi avviene lo sgancio. In singolazione si arma il cane, la corsa si riduce notevolmente e si preme solamente per effettuare lo sgancio del cane. Ha la sicura attivabili sia per i destrorsi che per i mancini, questa è una cosa molto utile. Ha la canna rigata e le mire sono fissa per ciò che riguarda quella anteriore e regolabile in deriva, quindi destra e sinistra, per quella posteriore. Tramite una piccola brugola si può allentare e spostare a destra o a sinistra. Il peso della Beretta 92 FS a CO2 è dichiarato a 1,260 kg, ma mettendo sia la bomboletta che il caricatore portapallini il peso supera il 1,3 kg. Che dire, come impressioni
una volta presa in mano sembra di tenere una vera arma da fuoco, poiché tutto il corpo è in full metal, ad eccezione delle guancette che sono in plastica ABS, e come abbiamo accennato già prima, anche solo per il suo peso sembra proprio di non avere una replica. Che dire, questa pistola non l'ho acquistata nuova ma di seconda mano da un conoscente e ha qualche anno. Questo mi ha dato modo di accorgermi di un paio di problematiche, 2 o 3 problematiche che possono insorgere. La prima è per quanto riguarda lo spingi bomboletta, ovvero nel corso del tempo, a forza di premere e quindi fare pressione, il spingi bomboletta standard, quello che danno in dotazione, tende a piegarsi. Questo va ad inficiare nella chiusura della bomboletta, quindi con la perdita e la fuoriuscita di gas. Io sono riuscito a trovare uno spingi bomboletta più tosto, chiamiamolo più corazzato, e in un prossimo video vi farò vedere come sostituirlo. Un'altra problematica è che il carrello nel tempo può cominciare a muoversi, se già non si muove di sé, poiché come vi dico questa pistola non l'ho acquistata nuova, quindi non so se è un problema che ci esce dalla casa. Anche per questo problema ci può essere una soluzione, un palliativo che possa permettere di annullare o ridurre questo movimento. Lo stesso, questo movimento può inficiare nella mira, poiché la canna è solidale al carrello. Anche questo cercherò di farvi vedere come risolverlo in un prossimo video. Un altro problema è il cane. Qui, come vedete, ho inserito un disco in acciaio, tipo un chiodino in acciaio. Questo qui va a battere su quel perno che vedete all'interno, che va ad agire poi sull'apertura della valvola. Cosa succede nel corso del tempo? Che si crea una fossa sul cane e quindi va ad inficiare l'apertura corretta della valvola. Per ovviare a questo problema si può inserire un tipo di chiodo nella posizione giusta sopra il cane, in modo tale che quando va a batte su questa porzione di acciaio duro, evitando la formazione di crateri sulla parte nera, sulla parte del cane. Anche questo vedremo come aiutarvi a farlo in un prossimo video.